Quanto spesso vanno puliti gli obiettivi fotografici? È davvero così facile danneggiare le lenti? Purtroppo le superfici ottiche sono veramente molto delicate e la pulizia di un obiettivo può creare molti più problemi di quelli che risolve. In questo tutorial ti spiego tutto quello che devi sapere per pulire facilmente gli obiettivi e le altre superfici ottiche della tua macchina fotografica senza correre alcun rischio. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Quando all'inizio della mia carriera lavoravo in uno studio fotografico a noleggio, non passava giorno che non dovessi pulire almeno un obiettivo. Oggi le cose sono parecchio cambiate, la mia attrezzatura la uso soltanto io e dunque è molto più raro che si presenti la necessità di pulizia. Infatti, il primo consiglio che voglio darti è proprio questo: cerca di non sporcare. Usa i tappi, io utilizzo questi magnetici, vedi, si attaccano e si staccano in un istante e in questo modo la lente frontale è sempre protetta. Puoi utilizzare il paraluce che chiaramente ti impedisce di toccare la lente con le mani in maniera anche accidentale e questo la preserva ad esempio dalle macchie di grasso. Fai anche attenzione al tappo posteriore perché la polvere che finisce su questa superficie posteriore dell'obiettivo prima o poi andrà a finire sul sensore e questo è un bel problema. Fai anche attenzione a dove conservi i tappi perché se questi raccolgono polvere poi si andrà ovviamente a depositare sulle lenti. Non deve essere una paranoia, però un minimo di cura ti permette di diradare di parecchio le occasioni in cui è necessario eseguire la pulizia degli obiettivi. E proprio su questo argomento, cioè la pulizia, se guardi in giro i vari tutorial o anche nei forum, ognuno ti racconterà il suo metodo. Quello che io voglio condividere è ciò che ho imparato in 35 anni di esperienza sui set e anche parlando con i vari laboratori di riparazione con i quali mi è capitato di interagire. Tieni presente che non è necessario pulire a intervalli regolari o per esempio ogni volta che esci per un servizio o ogni volta che rientri. L'obiettivo va pulito quando è sporco e tieni anche presente che non sono 2 o 3 granelli di polvere sulla lente frontale a creare problemi, perché lo sporco che c'è qua davanti difficilmente si vedrà nella foto. Ti può succedere nel controluce, a diaframmi estremamente chiusi, ma insomma non è che compare istantaneamente. Se tu vedi sporco nelle foto, questo sporco tendenzialmente si troverà sul sensore e ti ho spiegato anche come pulire questo componente. Il video lo trovi nella descrizione qui sotto e nella card qui sopra alla mia testa. Dunque pulisci soltanto quando c'è realmente bisogno, per esempio quando ci sono macchie lasciate dalla pioggia oppure ditate. Ecco, in quei casi conviene intervenire perché potrebbero degradare la qualità dell'immagine. Perché è pericoloso pulire gli obiettivi? In che modo possiamo danneggiarli? Dunque, il vetro ottico è di suo delicato, è molto più tenero del vetro che per esempio utilizziamo per le finestre, ha una composizione diversa ed è molto più soggetto a graffiarsi. In realtà, quello che noi andiamo a pulire però non è il vetro, ma il trattamento antiriflesso, cioè quel trattamento che ricopre le superfici ottiche per migliorare la trasmissione della luce. Questo trattamento funziona per interferenza, detto semplice, il suo spessore è fondamentale, è la caratteristica che lo fa funzionare. Nel momento in cui noi andiamo a strofinare l'obiettivo, rischiamo di degradare, quindi di assottigliare o di graffiare questo trattamento e questo ne pregiudica l'efficacia. I trattamenti delle lenti moderne sono molto resistenti, dunque se non fai sciocchezze, se non usi prodotti sbagliati, se usi il metodo corretto è difficile far guai. Con gli obiettivi vintage bisogna fare parecchia più attenzione perché questi trattamenti erano molto più delicati. Per evitare di far guai, la prima cosa è evitare di depositare sulla lente frontale qualunque tipo di prodotto per la pulizia, che sia un detergente o un solvente. Sono comunque prodotti molto differenti dall'acqua e tendono ad infiltrarsi molto più facilmente dell'acqua stessa. Questo comporta che anche sulle ottiche sigillate
questi prodotti possono riuscire a penetrare all'interno degli obiettivi, e l'umidità è il nemico numero uno delle ottiche, perché tende a creare macchie, ma soprattutto a far crescere muffe e funghi, che sono contaminanti estremamente difficili da rimuovere. Io ti sconsiglio anche l'utilizzo dei pennelli. Questo è un modello sicuramente da evitare, adatto per esempio per spolverare l'obiettivo sulla parte esterna, ma certamente da non utilizzare sull'ottica. Perché ti dico questa cosa che in tanti invece consigliano? Perché qui sopra, anche se è coperto, anche se è retrattile, anche se ha un tappo, in ogni caso ci finirà dello sporco, e questo sporco potresti portarlo tu a contatto con la lente dell'obiettivo. Evitare di contaminare la lente è la prima cosa, ragion per cui ti sconsiglio anche di utilizzare dei panni in microfibra o in generale che non siano sigillati, perfettamente puliti. Evita i prodotti inutilmente aggressivi, la maggior parte delle macchie se ne vanno in maniera molto semplice. Se la macchia fa particolare resistenza, ti consiglio di rivolgerti a un professionista e non di utilizzare prodotti più aggressivi. Evita le penne per gli obiettivi, quelle che vanno a toccare la lente frontale per incollare lo sporco. Evita i kit cinesi da pochi euro, ma soprattutto evita come la peste l'aria compressa. Anche se arriva dalle bombolette, ci sono dei pericoli, il più banale dei quali è il fatto che si possa staccare la cannuccia in plastica che c'è sulla bomboletta e ti finisce contro la superficie dell'obiettivo. Non è una bella cosa da vedere. Se poi usi un compressore rischi di sparare a grande pressione della polvere o comunque dei contaminanti sulla lente frontale. Assolutamente da evitare. Insomma, tutto quello che entra in contatto con la lente frontale deve essere incontaminato, sigillato, pulito, non deve contenere contaminanti. Se usi la maglietta, un fazzoletto di carta che hai in tasca, prima o poi finirai col far guai. Per una pulizia rapida che puoi eventualmente ripetere ogni volta che vuoi, il mio consiglio è quello di utilizzare una pompetta. Questa qui è quella della Giottos, è filtrata, dunque da qui davanti non esce polvere, ha un buon flusso e di conseguenza puoi utilizzarla tutte le volte che vuoi. Come si fa? Semplicemente ti metti vicino alla lente facendo attenzione a non toccarla e soffi. Non devi farlo così come sto facendo io, ma a testa in giù. Dunque con l'obiettivo che guarda verso il basso, soffi e in questo modo la polvere si sposterà dalla lente frontale e tendenzialmente cadrà a terra per gravità. Anche qui usa una pompetta di qualità, io ti consiglio questa, costa una quindicina di euro, nulla di impossibile, ma è ben fatta, io ce l'ho da tantissimi anni, funziona bene e non fa guai. Se si dovesse rendere necessaria una pulizia più profonda, io distinguerei in due casi, ovvero sul campo oppure in studio, a casa, in un ambiente protetto, controllato. Dunque, in casa cosa fare? La prima cosa è sempre soffiare. Ti consiglio anche di fare un paio di soffiate così a vuoto per togliere la polvere che eventualmente possa essere qua sul beccuccio. Se questo non è stato sufficiente, dobbiamo intervenire con prodotti specifici. Quelli che ti consiglio, che sono lo standard di mercato attuale, sono i panni in tessuto non tessuto della Kimtech e il liquido detergente Pancro Professional Lens Cleaner. Ti lascio entrambi questi prodotti linkati nella descrizione qui sotto. Io utilizzo questa cosa qua, sono delle salviettine della Kodak e un liquido della Kodak stessa. Sono prodotti che io ho ancora perché ne avevo acquistato una bella scorta, mi trovo molto bene, non intendo cambiarli, ma non si trovano più. In generale ti consiglio di preferire i detergenti rispetto ai solventi. Come dobbiamo fare? Prendiamo un panno nuovo, pulito, che non è mai stato utilizzato, era nella sua confezione. Io questi qua della Kodak preferisco piegarli a metà. Sopra ci andiamo a depositare giusto una goccia, vedi? Dopodiché io piego ulteriormente questo panno e vado a fare dei movimenti circolari dal centro della lente verso la periferia. Mi raccomando, non far mai
cadere il liquido sulla superficie dell'ottica. Una volta che l'obiettivo sia asciutto, con alcuni prodotti è necessario ripassare con la parte asciutta del panno che hai appena utilizzato. Dopodiché, con questo panno che ti è rimasto, puoi pulire per esempio la montatura dell'obiettivo. Vedi questa parte qua? Perché qui intorno ci possono essere ad esempio dei trucioli microscopici metallici lasciati dall'attività che facciamo continuamente di cambiare obiettivo, e in questo modo hai un panno da buttare. Tanto vale utilizzarlo per questa attività, ma non usare mai un panno due volte. Questo l'abbiamo usato, va gettato via. Ora che l'obiettivo è pulito, diamo una bella soffiata ai tappi prima di rimetterli al loro posto, e così siamo tranquilli che anche qua non ci sia della polvere. Mi raccomando, delicatezza. Quando vai a detergere la superficie della lente, delicato, non c'è bisogno di applicare pressione, e soprattutto ricordati sempre di partire dal centro verso i bordi. In questo modo l'eventuale sporco che non riuscirai a rimuovere si trova ai bordi della lente, una zona che difficilmente andiamo ad utilizzare. Quando sei sul campo, questo genere d'approccio io te lo sconsiglio perché è troppo complicato, a meno che non sei in un set professionale dove hai lo spazio per eseguire questa attività. Io trovo che sia eccessivamente scomodo, dunque è necessario un compromesso. Ricordati che la pompetta è la tua migliore alleata, non soffiare mai sull'obiettivo con la bocca perché finirai con lo sputarci e di nuovo a far più guai di quelli che risolvi. Se la pompetta non basta, io sul campo ti consiglio questo compromesso. Ti sembrerà strano, ma queste salviettine della Zeiss sono ottime e non danneggiano il trattamento antiriflesso delle lenti moderne. Sono vendute in questa grossa confezione e puoi utilizzarle ovviamente anche per pulire gli occhiali. Zeiss stessa ti dice che sono adatte alla pulizia degli obiettivi, dunque non è che ti sto consigliando un prodotto nato per un altro scopo. Dunque sul campo cosa facciamo? Dopo aver soffiato con la pompetta, apriamo una di queste salviettine. Sono così tutte piegate, io ti consiglio di aprirla ma non troppo e di fare, guarda, questa cosa qua. La ripieghi a quest'altra maniera, in maniera che abbia un certo spessore. La salviettina è imbibita con un solvente e dunque puoi agire sulle macchie che vedi per toglierle quando è così tutta bella piegata. Dai eventualmente una passatina in mezzo, dopodiché la apri e con la parte interna, dunque quella che non hai in nessun modo contaminato con il primo tamponamento, vai a detergere la lente, sempre delicatamente, sempre senza far pressione e sempre partendo dal centro, movimenti circolari verso il bordo. Fatto questo, l'obiettivo è pulito, non devi più far nient'altro, e di nuovo anche con questa salvietta io ti consiglio sempre di dare una passatina alle parti della montatura per il motivo che ti ho spiegato prima. Stessa cosa puoi farla anche qua nella parte esterna e qui ovviamente puoi applicare anche quel minimo di pressione. Ricordati sempre di soffiare i tappi prima di riavvitarli. Anche queste salviettine le abbiamo usate, si usa una sola volta e poi si butta via. Se il metodo con i panni della Kimtech e il liquido della Pancro per te è troppo complicato o costoso, utilizza serenamente queste salviettine. Ti mettono al riparo dal pericolo numero 1, quello della contaminazione. Basta che usi una salviettina nuova per ciascuna superficie e segui le poche indicazioni che ti ho dato. Con gli obiettivi moderni non avrai assolutamente alcun problema. Puoi utilizzare questo sistema anche per la pulizia delle altre superfici ottiche della tua macchina fotografica, come per esempio l'oculare del viewfinder o del mirino delle reflex, che se si sporca ti rende difficile vedere nitidamente quello che sta inquadrando. Ma se lo sporco si accumula sul sensore, può diventare necessario pulirlo, e nella mia esperienza far danni col sensore è più difficile che farli pulendo gli obiettivi. Dunque puoi tentare questa operazione serenamente anche col fai da te.
T'ho spiegato esattamente come fare, perché anche qua, se vai a fare delle operazioni sbagliate, è ovvio che fai danni, ma è molto più semplice di quello che sembra. T'ho spiegato tutto, ti linko il video qui accanto, fai clic per guardarlo. Sei arrivato fino a qua, questo video ti sta piacendo, evidentemente comunque ti è stato utile, fammelo sapere con un bel like, iscriviti al canale, lascia un commento, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.